Oggi vi presento in anteprima per l'Italia e penso forse anche per l'Europa il Nikon Monarch M7 Plus 10x30, un binocolo che costa 579 euro ma che ha ereditato lo spianatore di campo dal top di gamma della casa giapponese, il Monarch HG. Questa è una caratteristica che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata davvero impensabile in questa fascia di prezzo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Pier Giovanni Salimbeni e sono un giornalista e tester nel mondo degli strumenti ottici digitali dal 1997. Ho avuto modo di utilizzare questo binocolo in diversi ambiti, dal birdwatching all'osservazione paesaggistica fino anche a qualche prova nell'uso astronomico. In questo video quindi vi racconterò le sue caratteristiche principali e soprattutto le mie impressioni pratiche sul campo. Vi ricordo inoltre che questo binocolo è distribuito in Italia da Nital ed è coperto da 10 anni di garanzia. Su binomania.it inoltre troverete un articolo completo. Insomma ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché inizierò a parlarvene subito dopo la breve sigla. A tra poco! Partiamo dalla meccanica. Ci troviamo di fronte a un classico binocolo con prismi a tetto, molto compatto e leggero, circa 470 grammi senza accessori. Lo scafo è realizzato in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, una soluzione che consente di contenere il peso mantenendo una buona robustezza. Le dimensioni sono davvero contenutissime e lo rendono un binocolo facile da trasportare, anche nello zaino fotografico oppure nella tasca di una giacca come nel mio caso. Le rifiniture poi sono curate, la gommatura offre un ottimo grip e la sensazione generale è quella comunque di avere a che fare con uno strumento di fascia superiore rispetto al prezzo. Naturalmente è impermeabilizzato, è riempito in azoto e dal punto di vista ergonomico l'ho trovato veramente molto comodo da impugnare, con una posizione delle dita molto naturale e una messa a fuoco facile anche da controllare. Proprio la messa a fuoco, ragazzi, è uno degli aspetti che mi sono piaciuti di più. Infatti è precisa, è fluida e priva di giochi. Nikon dichiara una minima distanza di messa a fuoco di 2 metri, ma personalmente sono stato in grado di scendere a circa 1,5 metri. Anche la regolazione delle diotrie con blocco integrato è ben realizzata e dotata appunto di un sistema di sicurezza efficace. Per quanto riguarda la profondità di campo, tipica degli 8 ingrandimenti, ho notato che comunque già intorno ai 40 metri si ottiene un'ottima profondità di campo fino all'infinito e nella pratica comunque la regolazione è da portare veramente minima, magari osservando dai 20 metri in avanti. Passiamo adesso agli obiettivi. Il Monarch M7 Plus utilizza vetri a bassa dispersione e questo si traduce in immagini nitide e contrastate con un cromatismo residuo veramente molto ben controllato per questa fascia di prezzo. Anche la resa dei colori, come state vedendo, mi è sembrata naturale con una leggera tonalità calda in alcune situazioni. Gli oculari poi offrono un campo di vista di 8,3 gradi con oltre 66 gradi di campo apparente, quindi parliamo di un vero grandangolare, questo rende l'osservazione particolarmente immersiva. Il comfort è buono anche grazie a oculari ben dimensionati e a una estrazione pupillare che nella pratica vi permetterà di osservare l'intero campo di vista senza particolari difficoltà. Parliamo adesso dei prismi e dei trattamenti. Il Monarch M7 Plus 10x30 utilizza prismi a tetto Schmidt Passion e osservando la pupilla di uscita ho riscontrato una buona circolarità con soltanto una leggerissima vignettatura ai bordi nelle condizioni di illuminazione molto critica, ad esempio inquadrando
il cielo in questo istante. Il diaframma di campo è netto e nell'uso pratico non ho notato comunque riflessi particolarmente fastidiosi. Relativamente ai trattamenti antiriflesso, Nikon utilizza rivestimenti multistrato e con le mie solite prove ho verificato prestazioni decisamente buone per questa fascia di prezzo. Inoltre sono presenti rivestimenti antigraffio con trattamento olio repellente e idrorepellente sulle lenti più esposte. Questa è una caratteristica che deriva dai modelli di fascia superiore come ad esempio l'HG. Passiamo adesso alle aberrazioni. Al centro del campo l'aberrazione cromatica è molto ben controllata. Osservando soggetti contrastati come piccoli uccelli ad esempio su sfondo chiaro, l'immagine rimane pulita e il livello di dettaglio è davvero elevato, direi infatti paragonabile a strumenti dal costo superiore. Il cromatismo laterale invece compare soprattutto nelle condizioni difficili, ad esempio osservando dei rami in controluce con una giornata assolata come oggi, e inizia a essere visibile a partire da circa un quarto del centro del campo, ma rimane comunque sempre molto contenuto e all'atto pratico nelle osservazioni naturali, diciamo poco invasivo. Relativamente alla curvatura di campo, lo spianatore derivato dal progetto Monarch HG svolge un ottimo lavoro. Nella pratica infatti il campo appare quasi completamente piatto e solo agli estremi bordi è necessario un leggerissimo ritocco della messa a fuoco. Durante l'osservazione diurna, però anche con l'accomodamento visivo che dipende anche dall'età delle vostre condizioni fisiche, la sensazione è proprio quella di avere un campo molto ben corretto fino al bordo e per questa fascia di prezzo, ragazzi, è una prestazione veramente notevole. È presente poi una leggera distorsione a cuscinetto, più evidente verso il bordo, ma nell'uso reale e soprattutto osservando il paesaggio l'ho trovata naturale, quindi offre mi pare un panning laterale e non fastidioso. Ho poi effettuato alcune prove anche nell'ambito astronomico e con una stella artificiale Geoptic. Vi posso confermare che le stelle rimangono puntiformi per gran parte del campo e solo verso il bordo compare un po' di astigmatismo e in alcuni casi una lieve coma, soprattutto sulle stelle più luminose. Nell'osservazione di ammassi stellari o di campi ricchi di stelle più deboli, però la resa rimane molto piacevole. Infine, per quanto riguarda il comportamento in controluce, come oggi, il binocolo si è comportato benissimo. Anche osservando faretti di notte o sorgenti luminose dirette ho notato un buon contenimento dei riflessi, segno che comunque Nikon ha trovato un buon compromesso tra campo grandangolare e controllo delle luci parassite. Passiamo adesso alla parte più interessante, ossia le mie impressioni pratiche sul campo. Nel birdwatching ho apprezzato davvero molto questo Nikon Monarch M7 Plus, perché durante l'inverno ho la fortuna di poter osservare direttamente dal mio ufficio in casa attraverso due grandissime finestre che spaziano sul giardino, dove ho installato diverse mangiatoie e cassette per gli uccelli invernali. Questo quindi mi ha permesso, durante le pause, chiamiamole così, caffè, di osservare con continuità cince, cince nere, pettirossi e molti altri piccoli passeriformi. L'immagine è veramente molto piacevole, naturale, con colori realistici, ma comunque che definisco saturi. La nitidezza al centro del campo poi è davvero elevata, direi paragonabile anche a strumenti di fascia superiore, e il campo di vista grandangolare rende comunque l'osservazione molto immersiva. L'unico limite che forse si può notare in alcune situazioni difficili è un leggero cromatismo laterale ai bordi, ma questo è più una conseguenza del fatto che il campo è molto corretto e quindi i dettagli rimangono leggibili anche verso l'esterno. Nel complesso comunque la resa mi ha ricordato quella di strumenti che fino a pochi anni fa costavano anche 3 volte di più. Poi ho apprezzato la messa a fuoco perché è precisa e ben controllabile e la profondità di campo tipica di un binocolo 8x che permette infatti di passare rapidamente da un ramo all'altro con piccoli movimenti della manopola.
Naturalmente per un utilizzo diciamo così più professionale o per lunghissime sessioni in condizioni difficili un 42 mm rimane più indicato, ma se volete un binocolo compatto le prestazioni sono davvero convincenti. Nell'osservazione paesaggistica, come oggi, con il panorama delle Alpi e del Lago Maggiore, questo binocolo dà probabilmente il meglio di sé. L'immagine infatti è grandangolare, ben corretta e anche molto piacevole da esplorare in tutti i dettagli e la sensazione è proprio quella di avere un campo quasi completamente sfruttabile fino al bordo. A breve e media distanza forse binocoli con prismi di porro come il Nikon E2 8x30 possono offrire un poco più di tridimensionalità, questo lo confermo, ma il compromesso tra compattezza, campo e qualità ottica ai vetri, soprattutto ED, è davvero ben riuscito. Devo dire infatti che per osservazione del paesaggio grandangolare in questa fascia di prezzo, vista anche la sua compattezza da tascotto, potrebbe diventare uno dei miei binocoli preferiti. Al crepuscolo, come sempre, il diametro dell'obiettivo fa la differenza, quindi un 30 mm non potrà mai competere con strumenti più grandi. Detto questo, nella fase comunque che definisco pre-crepuscolare si difende bene e la luminosità comunque mi è sembrata adeguata al suo prezzo e alla categoria di prodotto. Mi è capitato comunque di osservare alcuni caprioli e il campoampo unito alla buona resa ai bordi mi ha permesso di seguire gli animali con facilità, quindi spaziando dal centro verso l'esterno dell'immagine trovando sempre dettaglio dei particolari. Ho voluto poi provare questo binocolo anche sotto il cielo stellato, soprattutto per verificare quanto fosse godibile nelle classiche passeggiate definibili tra le costellazioni, diciamo così. Già dalle prove diurne avevo notato che comunque il campo rimaneva ben corretto e che solo agli estremi dovevo correggere la manopola per avere di nuovo la correzione della curvatura di campo. Tuttavia in astronomia si può verificare meglio con la puntiformità stellare la presenza di altre aberrazioni. Sotto il cielo infatti le immagini sono risultate piacevoli, il campo è ampiamente sfruttabile ed è bello osservare ad esempio regioni ricche di stelle come la zona delle Pleiadi o la cintura di Orione. Verso il bordo comunque compare un po' di astigmatismo e un poco di coma, ma in una misura inferiore rispetto ad altri binocoli della stessa categoria, ovviamente così compatti, che ho provato. Non è di certo il binocolo ideale per galassie nebulose, compratevi un bel Nikon 15x o i mitici VX 10x50, questo perché il diametro è piccolo, ma per ammassi stellari, asterismi e per la semplice navigazione tra le costellazioni è davvero divertente da utilizzare, soprattutto osservando magari comodamente sdraiati sul lettino solare come faccio io. Anche la Luna si mostra molto bene, con un cromatismo residuo minimo e un'immagine pulita e piacevole al centro del campo. E devo dirvelo di nuovo, fino a pochi anni fa prestazioni di questo livello in questa fascia di prezzo erano davvero difficili da immaginare. Arriviamo tra i pregi e i difetti. Tra i pregi cito sicuramente la presenza dello spianatore di campo, una buona qualità ottica generale, trattamenti antiriflesso efficaci, un campo quasi completamente corretto fino al bordo, veramente manca pochissimo, e una costruzione accurata. Ho apprezzato anche la messa a fuoco precisa, gli oculari comodi, i colori naturali e brillanti, oltre al peso contenuto e alla sua compattezza. Per quanto riguarda i difetti, ovviamente non può raggiungere la trasmissione luminosa e la nitidezza dei top di gamma attuali Nikon, quindi Monarch HG, perché rimangono un prodotto made in Japan di fascia superiore. Detto ciò, rispetto alla serie M7 classica, il passo avanti con il Plus è evidente e sinceramente difetti reali non sono riuscito poi a trovarne. Se proprio devo esprimere un desiderio, mi piacerebbe vedere in futuro una serie Plus anche nei modelli da 42 mm, perché no un bel 8x56. In sintesi, dopo aver provato negli ultimi mesi diversi binocoli ultra grandangolari di produzione cinese, devo dirvi che Nikon è comunque riuscita a trovare un equilibrio molto convincente tra compattezza, campo di vista e qualità ottica. Molti ultra grandangolari infatti finiscono poi per essere grandi quasi un 42 mm, mentre questo rimane un vero compatto da 30 mm, ma con una resa del campo davvero notevole, grazie allo spianatore che vi ripeto è derivato dal Monarch HG. Se a questo poi aggiungiamo buone rifiniture,
obiettivi ED e comunque un buon prezzo, che direi competitivo, secondo me Nikon è riuscita a mettere sul mercato un prodotto veramente interessante che mi sento quindi di consigliare in particolare agli appassionati delle osservazioni paesaggistiche e a chi comunque cerca uno strumento compatto ma performante in questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda il prezzo, ve lo ripeto, al momento della registrazione di questo video il Nikon Monarch M7 Plus 10x30 si trova a 579 euro ed è coperto da 10 anni di garanzia acquistandolo presso il distributore ufficiale Nital. Prima di chiudere ringrazio come sempre parte dello staff Nital, in particolar modo Giuseppe Maio, Marco Rovere e Fabrizio Gillone, per aver fornito l'esemplare in anteprima e per avermi lasciato come sempre la massima libertà di giudizio, come dovrebbe essere dovere di ogni tester e giornalista indipendente. A questo punto ragazzi ripermettetevi di salutarvi, io sono Pier Giovanni Salimbeni, vi ringrazio per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto potete iscrivervi al canale per non perdere le prossime recensioni. L'iscrizione è gratuita e se volete approfondire trovate la recensione completa con tutte le prove e le fotografie sul mio sito specializzato binomania.it. Vi aspetto inoltre sul mitico forum di Binomania, sul gruppo Facebook tutto ma proprio tutto sui binocoli e se volete avere indiscrezioni e anteprime esclusive comparative e dietro le quinte della mia attività giornalistica vi consiglio di abbonarvi a Binomania Inside al costo di 5 euro al mese. Potrete entrare quindi ancora di più nel fantastico mondo dei binocoli e degli strumenti ottici e digitali. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e come sempre buone osservazioni. Ciao ragazzi!